Buongiorno a tutti, benvenuti a Ferrara. Io sono Francesca Acqui, conservatrice dei Musei d'Arte Antica del Comune di Ferrara. Qui siamo nel giardino della Palazzina Marfisa d'Este che andremo a visitare. La Palazzina Marfisa viene fatta costruire fra il 1556 e il 1560 da Francesco d'Este, che era il figlio del duca Alfonso I e della duchessa Lucrezia Borgia. Inoltre la palazzina era collegata con altre due importanti proprietà dello stesso Francesco, Palazzo Bonacossi prima e Palazzo Schifanoia poi, e il collegamento tra questi tre edifici avveniva proprio attraverso una serie di eleganti e bellissimi giardini che collegavano appunto uno con l'altro i palazzi. Alla morte di Francesco nel 1578 la palazzina passa di proprietà alla figlia Marfisa, a cui rimarrà fino alla sua morte nel 1608. Successivamente la palazzina andrà incontro a tutta una serie di problematiche strutturali, usi impropri, che di fatto nel tempo la porteranno ad un lento ma continuo decadimento. Nel 1861 il comune di Ferrara acquista la palazzina e a partire da questa data inizieranno una serie di lavori di ripristino strutturale e artistico che si concentreranno soprattutto negli anni 30 del Novecento, anche grazie all'intervento di alcune personalità importantissime nella cultura italiana, tra cui Giuseppe Agnelli e Nino Barbantini, e che culmineranno con la grande inaugurazione del 1938. Marfisa nasce probabilmente nel 1556, era la figlia di Francesco d'Este e quindi nipote del duca Alfonso I. Le fonti la ricordano come una donna libera, indipendente ed era poi una donna di grandissima cultura, faceva parte dell'ambiente, del raffinatissimo ambiente culturale ferrarese ed era in contatto con tutti i più importanti intellettuali dell'epoca, tra cui spicca in particolare Torquato Tasso. Lo stesso Tasso gli dedica diversi sonetti, diversi componimenti e evidentemente i due avevano un rapporto molto particolare. Quando Tasso verrà infatti imprigionato a seguito di un diverbio con il duca Alfonso II, lei sarà l'unica ad andarlo a trovare durante la sua prigionia. Tra gli aspetti culturali di cui Marfisa stessa si fa promotrice c'è anche senz'altro la musica, che avrà grande importanza nel Cinquecento ferrarese. Margherita Gonzaga, infatti, moglie del duca Alfonso II, appena arriva a Ferrara dà grandissimo impulso alla cultura musicale ferrarese e creerà un gruppo di donne musiciste che eseguiranno diversi componimenti realizzati soprattutto da Luzzasco Luzzaschi e che sono destinati a rimanere all'interno della sola corte estense. L'intera palazzina è caratterizzata da soffitti riccamente decorati. Queste sono infatti delle decorazioni cosiddette agrottesche che riprendono il mondo antico, il mondo classico, frutto dei grandi ritrovamenti della Domus Aurea all'Esquilino a Roma. All'interno della palazzina probabilmente lavora la Bottega di Filippi con Bastianino, uno dei più grandi pittori ferraresi della fine del Cinquecento. Poi queste decorazioni andarono incontro a delle problematiche legate proprio all'incuria della palazzina. Vennero quindi completamente restaurate negli anni 30 del Novecento, con dei restauri che in realtà integrarono la decorazione già esistente. E oggi dunque quello che osserviamo è un po' l'unione tra l'originale cinquecentesco e queste operazioni di restauro pienamente novecentesche. Qui siamo all'interno della sala grande, la stanza più grande della palazzina. Abbiamo esposto una serie di oggetti ceramici che vogliono proprio testimoniare la vita quotidiana che doveva avvenire in questo luogo. Queste ceramiche sono appartenenti a diverse classi, tipi e forme della Ferrara tra la metà del Cinquecento e i primi anni del Seicento e dunque coevi proprio alla fase più antica di vita della palazzina stessa. Particolarmente importanti la produzione di ceramica graffita, che è una produzione ferrarese di grande prestigio e di grande importanza. La sua tecnica era molto particolare, veniva realizzato il corpo ceramico, questo veniva cosiddetto ingubbiato, cioè completamente avvolto con dell'argilla bianca, veniva
poi effettuata la decorazione proprio appunto attraverso la graffitura, quindi con uno stilo veniva incisa la decorazione, andava incontro a una prima cottura e successivamente venivano posti i colori e una vetrina trasparente, a seguito del quale il corpo ceramico veniva ulteriormente ricotto. Tra le produzioni ceramiche anche con queste decorazioni molto particolari, le marmorizzate e le maculate, con questi schizzi di colore che andavano a decorare l'intero corpo ceramico, fino ad arrivare poi a degli oggetti estremamente raffinati con la grande classe delle cosiddette smaltate, delle maioliche, di cui abbiamo qui alcuni esemplari che rappresentavano una delle classi più importanti della Ferrara della fine del Cinquecento. Un momento importante per la vita della palazzina furono poi senz'altro gli anni 30, quando l'intero edificio venne recuperato e venne riallestito grazie all'azione di Nino Barbantini. I mobili e gli oggetti che vedete in questa sala, ma che caratterizzano l'intera palazzina, furono infatti acquistati dal museografo dal mercato antiquario, in particolare dal mercato veneziano, e furono collocati all'interno delle sale con lo scopo di ricreare una casa rinascimentale, di evocare l'idea del Rinascimento ferrarese. Il terremoto del 2012 ha creato dei danni strutturali che sono stati recentemente ripristinati. La palazzina è stata quindi nuovamente aperta al pubblico e inaugurata nel settembre del 2025. Ed è stata finalmente resa completamente accessibile attraverso delle pedane che ne permettono la completa accessibilità fisica e attraverso un nuovo percorso tattile che permette davvero a tutti di poter toccare gli oggetti che altrimenti sarebbero chiusi in teca. Spero di avervi incuriosito, la palazzina è molto di più, vi invito a visitarla e a visitare la città di Ferrara. Opera streaming in the heart of opera.